Roberto Zoia, buongiorno. Buongiorno, Buongiorno buongiorno. Roberto, noi ci siamo conosciuti di recente, ma io ne seguo la società dall'inizio della gestione del fondo, il Made in Italy Fund, nel 2016. Conosco molti personaggi in società, inclusa Claudia che ti assiste. Esatto. Comincerei, come al solito, con chiederti di parlare un po' di te, del tuo curriculum, della tua esperienza fino all'arrivo in società e poi cominciamo a parlare di IGD. Bene. Ma diciamo che la storia personale è abbastanza semplice e per qualcuno anche monotona, nel senso che io ho iniziato quasi 40 anni fa la mia prima apertura di centro commerciale, parlo del 1987. E da allora, la mia attività è sempre stata rivolta al mondo retail. Quindi ho iniziato con, una società che faceva sviluppo immobiliare e di centri commerciali. Ho iniziato nell'86, fino al 99 quando divenni direttore sviluppo di Carrefour Italia, quindi con l'obiettivo di sviluppare ipermercati. Proprio in quell'anno ci fu la mega fusione Carrefour Promodes, che fece sì che in Italia Carrefour, che aveva ai tempi 7 ipermercati, automaticamente divenne proprietaria dei marchi Continente, Euromercato e GS. Quindi io mi trovai in quel momento che da 7 ipermercati ne avevo 40 più un migliaio di supermercati. Questa attività in Carrefour mi ha portato a fare un po' di escalation, quindi da direttore sviluppo divenni direttore di tutto il patrimonio immobiliare di Carrefour Italia, quindi sia beni strumentali, supermercati e ipermercati che gallerie. Era il periodo, diciamo, di grande sviluppo della partita centri commerciali. Diciamo che il boom è stato 2004-2005. In quel momento ebbi una proposta e un approccio da parte di IGD, che si era appena quotata, quindi la quotazione di IGD risale al 2005. In quel momento, anche lì di forte crescita, mi venne, diciamo, fatta una proposta per entrare in IGD come direttore patrimonio e sviluppo, quindi per occuparmi di tutta la parte immobiliare di IGD neoquotata. Quindi a ottobre 2006 arrivai in IGD e fai conto che in quell'anno IGD aveva 500 milioni di patrimonio immobiliare, negli anni siamo arrivati a circa 2 miliardi e 3, e poi siamo ricalati dopo, diciamo, l'epoca Covid, proprio perché con le svalutazioni immobiliari che ci furono a seguito del Covid, la leva, quindi l'LTV della società, si era alzato in maniera troppo alta, e quindi abbiamo dovuto fare due grosse operazioni, una nel 21 e una nel 24, che han portato alla dismissione di circa 400 milioni di asset. Questo per far rientrare la leva in parametri che fossero graditi A dal mercato e B dalle società di rating. Tornando a me, nel 19 mi venne affidato, oltre che il patrimonio immobiliare, anche tutta la rete dei centri commerciali, che vuol dire tutti i direttori di centri commerciali. IGD ha una caratteristica molto simile
alle big società europee, che è quella di gestire direttamente i propri immobili, proprio col direttore della galleria, l'assistente, il responsabile marketing all'interno del centro commerciale. 2019 mi fu affidata questa responsabilità, 2020 tutti sappiamo che arrivò il Covid e nel 2024, quando il GD ha toccato il punto più basso della sua storia in termini né di quotazioni, quindi l'azione era andata a 1,40 in aprile del 24, il debito era cresciuto, le scadenze, il costo del debito erano diciamo massacranti. L'azionista di riferimento mi chiamò un giorno per dire te la senti di prenderti questa responsabilità. Ovviamente dissi di sì e credo col senno del poi ho ben capito anche la scelta, ovvero da una parte un cambio di rotta, un cambio di management e dall'altra però con qualcuno che potesse mettere le mani nell'azienda dal giorno dopo, nel senso che dopo 20 anni di permanenza per me è stato molto più facile operare in questo modo. Va detto, parlando di me stesso, che nel 2020, periodo Covid, il retail, tutti ci ricorderemo, era dato per morto e eravamo tutti chiusi, centri commerciali chiusi, tutte le grandi proprietà e quindi sia italiane che straniere che hanno portafogli retail in Italia mi chiesero di assumere la presidenza del Consiglio nazionale dei centri commerciali, che è l'unica associazione che raggruppa le properties che hanno centri commerciali. Quindi da allora recentemente sono stato eletto per la terza volta, diciamo che ho questo onere è che comunque mi porta via del tempo l'associazione, l'onore di guidare comunque un mondo real estate importante, abbiamo le principali property europee all'interno della compagine associativa e soprattutto ho il privilegio di vedere tanti numeri, per cui ogni mese l'osservatorio CNCC ci fa vedere 330 centri commerciali italiani, 14.000 fatturati e quindi questo mi aiuta molto nel mio lavoro. Entrando in IGD, diciamo che IGD è assolutamente in linea con questi big player, in qualche caso siamo anche migliori parlando di portafogli Italia e questo credo che sia importante sia per i mercati che per i miei collaboratori poter dire ok, guardiamo il GD ma collochiamola all'interno anche di un benchmark di mercato, in questo caso lo riusciamo a passare. Eh, venendo ai 20 anni, diciamo che è stata ed è ancora un'avventura fantastica, come ho detto prima, partire da 500 milioni, arrivare a 2 miliardi, abbiamo comprato tanto, venduto tanto, sviluppato tanto, soprattutto sui centri commerciali esistenti, è di grande soddisfazione. È vero che il mercato quotato immobiliare è piccolissimo in Italia, per me è un rammarico, per contro, diciamo, rappresentiamo oggi il 70% del listino e quindi questo è anche una forte responsabilità che io e il GD abbiamo verso tutto il mercato quotato real estate, perché comunque siamo i leader in questo segmento. È chiaro che l'Europa ha altri numeri, però intanto
siamo in Italia e cerchiamo di fare il Siamo in meglio in Italia, ma siamo anche in Italia. Europa, quindi poi parliamo anche dei tuoi competitors a livello europeo, che tra Assolutamente. l'altro son presenti anche loro in Italia. Ma devo Sì, dire, sì. tu non l'hai detto per modestia, ma il tuo arrivo in società ha coinciso, se si guarda il grafico della società, con un turnaround entusiasmante. 3 per, 3 per. 1.4, adesso siamo a 4.4, quindi Esatto. Diciamo congratulazioni. che abbiamo triplicato, quindi questo è sicuramente una grande soddisfazione. Non nascondo che anche l'azionista, diciamo con cui mi sento parecchio, sono molto soddisfatti, ma forse la soddisfazione più grande è che recentemente un fondo che è Sì, clearance, molto, molto potente, è entrato con una quota rilevante in il IGV, 6%. ha fatto il 6% e quindi, voglio dire, non è che ce la giochiamo in casa, ma per esempio loro che sono specialisti real estate, molto retail, ci hanno premiati, nel senso, per me è un dialogo anche costruttivo, ma il fatto che in pochissimo tempo abbiano preso una posizione del genere è motivo, per me anche di consapevolezza che di un mercato internazionale ci sta guardando con molta attenzione. Quindi lo vedo già dai roadshow, hai citato prima Claudia con cui lavoro fianco a fianco, erano anni che non eravamo chiamati in tavoli su Londra, Amsterdam. Quando ci muoviamo abbiamo delle agende strapiene, il che vuol dire che è tornato anche un appeal sulla società con questo ultimo Sì, biennio. ricordiamoci che il Per titolo era a cui 10, eh. sì, sì. Il NAV adesso è Sì, 9,03, 9,04, quindi arrivare a NAV, teniamo conto che in Europa sono tutti un po' a sconto, ma per esempio Verendave è quasi a NAV, quindi se mai si riuscisse non saremmo molto lontani, anche se guardiamo il grafico a 5 anni comunque siamo più, per cui diciamo che i 10 era un pezzo e che eravamo lontani dai sì, 10, infatti ecco. c'è stato un declino lungo e costante fino Eh, appunto al tuo sì, arrivo. questo io lo sento anche nei one to one che facciamo in giro per l'Europa, forse un po' un cambio di passo andava fatto un po' di tempo prima, ecco, mettiamola così. Perché come hai detto giustamente è stato un lento e costante declino. Oggi io spero di avere un costante invece una costante risalita e cercare di arrivare quantomeno ad una media di sconto sul NAV simile ai nostri peers europei, ripeto, al netto di Verendave che è come posso dire, un po' un mistero per tutti, ma se guardo Unibail, Klépierre, Carmila, Commercialisi, insomma, i livelli di sconto sono ben E diversi questo da quelli secondo che te a abbiamo cosa è noi. dovuto? È per me molto sulla tipologia di mercato nel cui operano, perché i due big, Unibail, Rodamco e Klépierre, Commercialise, sono su Parigi. Carmina è su Parigi, gli altri sono su Amsterdam, anche Eurocommercial è su Amsterdam. Sono mercati più grandi. Noi vediamo che già siamo piccoli noi, in più, Ma perché dici che essere quotati a Parigi è un vantaggio rispetto a Milano? per me perché è un mercato più grande Un Parigi, mercato azionario più come lo è grande. Amsterdam. Eh, cioè se guardiamo la capitalizzazione del real estate Ah, a del real estate, Parigi del è vostro molto settore, più. certo. Sì, 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 del nostro Perché settore. E in Italia oltre a voi c'è quasi niente. Ci sono aziende molto più niente. piccole, sì.
Sì, c'era Edes, Coima e purtroppo è uscita Beni Stabili, Sta quindi oggi Covidio, e guarda caso è in Francia. detto ciò, il ragionamento va fatto sempre di più a livello europeo. Importa sempre meno, specialmente rispetto a Parigi, essere quotati a Milano piuttosto che a Parigi. Il mercato è il mercato europeo, per cui un gestore che cerca una società nel settore lo fa a livello europeo. Sì, sì, questo Dove sicuramente. a questi valori noi non facciamo giudizi, non diamo giudizi sulla valorizzazione del titolo, però c'è da dire che, come dicevi tu, lo sconto sul net asset value è molto più ampio in IGD per ragioni che sono solo in parte giustificabili. Sì, sì, a mio parere, ripeto, per quello che ho potuto intuire, è il dire, siccome sei quotato in Italia, a Milano, il mercato è piccolo, un'eventuale, diciamo, uscita domani è un po' più complicata perché ci sono scambi generalmente La ridotti liquidità, rispetto ad altri mercati. È un problema di liquidità, è un problema di un mercato domestico italiano, non lo dico io, ma è chiarissimo, che non esiste. Cioè, quello che a me fa riflettere molto è che se io guardo la compagine azionaria di Unibail, Clépierre, Carmila, tutte in Francia, abbiamo il sistema Francia che è dentro. Quindi nel cosiddetto flottante di queste società hai dei 4, 5, 6% che sono le grandi compagnie assicurative, hai dei fondi pensione. Noi non abbiamo questo mercato domestico perché le assicurazioni investono direttamente, i fondi pensione idem e non investono invece sul mercato quotato, il che vuol dire che manca liquidità, manca un sistema paese che sta favorendo altri mercati piuttosto che il nostro. La Spagna, per esempio, ha invece fatto una serie di norme per favorire l'ingresso di questi investitori internazionali. Per esempio, in Spagna hanno fatto un sistema che sono le cosiddette Socini, che sono molto simili alle SINC italiane, cioè società di investimento immobiliare non quotata. In Italia la SINC può esistere solo se c'è una SIC che detiene il controllo del 51%. In Francia invece un Klépierre, che è una SIC o rate a Parigi, sul portafoglio spagnolo ha lo stesso sistema fiscale della SIC a Parigi, quindi la società spagnola ha obblighi di dividendo, ha imposte a zero, obbligo di dividendo e trattiene, diciamo, l'imposta in Spagna, ma questo favorisce sicuramente, infatti Cloppiere, Unibail, eccetera, o Carmila, sono molto più presenti in Francia che non in Italia. Questo è un problema di normativa e secondo me l'Italia avrebbe qualcosa di più da fare guardando per esempio alla Spagna per attrarre maggiori capitali stranieri. Vorrebbe dire che anche con double listing, se queste DIB società sono quotate anche a Milano, vorrebbe dire ampliare molto quello che è il parterre del mercato quotato. Quindi secondo me c'è questo, una liquidità che è inferiore, fermo restando, qui vediamo il bicchiere mezzo pieno, che se uno straniero vuole investire nel real estate italiano, non bene o ci sono male, viene alternative. da noi, Era perché il punto che esatto, facevo, ma il punto che tu hai fatto è quello fondamentale, la mancanza, l'assenza di investitori istituzionali in Italia, che è un esatto. chiodo su cui io batto ormai da 2 anni, ma
Io con pure. Io pure col cappello dell'associazione, come dicevo prima, ho fatto tanti incontri al MEP, cioè apparentemente tutti sono sì, sì, d'accordo, tutti poi a però parlare, a quando far convegni e son tutti specializzati, poi quando si tratta esatto, esatto, di fare, ci sono le montagne partoriscono i topolini. e infatti, infatti. Comunque io non mollo. Vabbè, io ho dovuto mollare, nel senso che l'anno scorso ho dovuto chiudere il fondo, ahimè. Però, Eh, questa iniziativa del Made in Italy CEOs, continua ad essere sul solco di questo impegno che, comunque rimane. Roberto, okay, grazie. Cos'è una SIC? Quali sono le principali sì. caratteristiche e quali sono i drivers del valore di una SIC? Cioè, come tutte le Ma, società, la tua deve crescere e deve essere profittevole. Quali sono i drivers della esatto. crescita e quali sono i Ma drivers allora della profittabilità? certo. Allora, diciamo che la normativa SINC italiana, nasce, dai RIC, US e UK. Si è sviluppata, perché sostanzialmente, in 2 parole, hai una tassazione agevolata che non è sulla società, ma è sui percettori di dividendo. Per contro hai degli obblighi di dividendo molto alti, 70%. e esatto. La caratteristica, come è in altri paesi, è che dovresti avere una visibilità di questi dividendi molto chiara, e tant'è che è il tipico strumento, come dicevamo prima, da assicurazione o da fondo pensioni, che ancor di più rispetto ai fondi chiusi gestiti da SGR e quant'altro, dovrebbe essere lo strumento ideale. La crescita è importante perché nel momento in cui tu ogni anno il tuo profitto lo vai a distribuire, evidentemente devi avere delle possibilità di crescita o mediante aumenti di capitale frequenti, che però puoi fare se ed in quanto il tuo titolo è Non è a vicino al sconto, NAV. certo, se no Noi in passato ne abbiamo fatti tanti, ma eravamo con uno sconto risibile rispetto al NAV, e quindi tu sai che lanci una UCAP, sconti un po', poi in poco tempo recuperi. Quindi noi oggi la vera sfida è quella di riuscire a fare una crescita organica, e ne abbiam 2 grosse leve. La prima è la gestione caratteristica, che io in questi 2 anni ho notevolmente migliorato, perché ho delle crescite like for like del 4,5% circa per anno, a parità di portafogli, quindi già questo è una leva importante. Ho un occupancy dei centri commerciali, l'ho presa a 94,7, sono a 96, l'obiettivo 2027 è 98, vuol dire che abbiamo questi 2 punti percentuali, che vuol dire maggiori rent, maggiori ricavi e minori spese condominiali, nel senso che quando noi abbiamo un negozio vacant, oltre a non prendere l'affitto, paghiamo pure le spese condominiali. Quindi questa è la leva operativa. La leva finanziaria, anche qui noi il 2024 avevamo un costo medio del debito del 6,10% a crescere, perché l'ultimo bond del 23 aveva un coupon a crescere. Abbiamo beneficiato facendo 3 operazioni negli ultimi 2 anni, per circa 1.100.000.000 di rifinanziamenti fra bond e banca, l'abbiamo portato a 4,80. È chiaro che su una PFN come abbiamo noi, di circa 800 milioni, 100 punti, 120 punti son tanti soldi.
e questo va a tutto beneficio degli azionisti. C'è ancora qualcosa da fare, perché se io prendo la media del costo del debito dei peers europei è molto Mh. inferiore, quindi abbiamo ancora da E fare. questo scusa, In questo è questi importante, come si fa? Si fa che intanto, come dicevi giustamente tu prima, i mercati han cominciato a vedere che cos'è la nuova IGD, quindi l'ultimo bond a 4,45 per 300 milioni richieste per 1,3 bilioni, vuol dire che piacciamo al mercato. Adesso secondo me, se veramente si tranquillizzano un po', adesso si può, si può fare qualche operazione finanziaria a A minor riduzione di costo. costi, okay. A riduzione ulteriore del costo, allungare le scadenze. È chiaro che bisogna essere molto attenti. Quello che ci favorisce è che diamo una buona immagine sul mercato. Per dire, i 300 milioni del bond di novembre 2025 sono andati a rimborso anticipato di un debito banca che avevamo fatto a febbraio, quindi anche per la banca aver finanziato 600 milioni in 6 mesi gliene restituisci 300, han capito che siamo E chi sono gli lineari. investitori del O bond? sono misti, qualcuno è chi è anche dentro nell'azionariato. Ovviamente anche qua non ho italiani, eh. Anche qua non ho italiani, nel senso che chi ha preso i grossi ticket e poi abbiam dovuto distribuire, perché gente che aveva da sola prenotato 100 milioni diventava, abbiamo fatto tagli massimi da 35-40, e però sono Ma tutti asset managers, stranieri. Quindi o altre società, che tipo di investitori sono? ma ci sono sia asset managers, ovviamente, che proprio fondi. Quindi non è che abbiamo il 100% di evidenza, ma nei roadshow eran poi questi, che poi si è chiusa in un È giorno, per incredibile, perché dire poi i anche fondi la pensioni, come classifica. dicevi tu, sono molto investiti in real estate, ma in maniera, secondo me, dimmi se ho ragione o meno, anche fiscalmente inefficiente rispetto a una Sì, SICAV. ma certo, ma non c'è dubbio. No, e poi sai, un Cioè, conto è non dire solo non c'è fiscalmente, scusa, liquidità. fiscalmente, ma anche operativamente. Un conto è avere la gestione di un immobile, un conto è avere, azioni di una SIC, no? Ma infatti, ma io, cioè, dico sempre, intanto il retail come siamo noi è a rischio Sì. abbastanza basso. Io vedo i nostri centri commerciali che una volta sei al 94 di occupancy su un asset, l'anno dopo 96, ma comunque lo zoccolo duro è quello, quindi una visibilità dei ricavi molto importante rispetto ad altre asset class immobiliari dove se ti va via il monotenant sei fregato, parlo di logistica ad esempio. E quindi questo è un plus. Ma quello che io dico è, alcuni fondi pensione che comprano un immobile e caspita, se va male lì perdere soldi, ma anche uscire è Certo. difficilissimo. Tu sul mobiliare, sul quotato, a parte che la curva la vedi e la percepisci, ok, vuoi uscire velocemente, perderai qualcosa, ma non tutto. Guarda che ci sono dei fondi pensioni che hanno degli immobili comprati a 100 che valgono 20, e lì cosa pensano di Ma sai fare? cosa? Solo Perché che evidentemente quando in questi casi il punto è che nessuno li vede, cioè, mentre se loro certo, hanno paura che un investimento in IGD, poi il titolo crolla e tutti gli dicono: "Hai visto, hai sbagliato l'investimento", che è una cosa esatto. ti dico? Tu hai detto che hai parlato con i fondi pensione, cosa ti dicono? Quando gli chiedi: "Ma perché non investite in IGD?" Qual è la risposta? Loro ma in IGD, a parte che ovviamente in questi casi cioè quello che io faccio è un po' su tutto il Sì, certo, mercato, certo. eh.
che si sono strutturati, che per loro è molto efficiente avere questi fondi con la SGR e quant'altro. Ma al di là di comprare immobili direttamente e poi farli gestire a vari SGR, quello che è stupefacente è che poi fan gestire anche gli investimenti immobiliari, però da quei 2 o 3 soliti, che non è detto manco che comprino azionari in Italia. Cioè, perché chi dà io so di fondi pensione, non faccio i nomi, che danno tutti i loro soldi a BlackRock, ma BlackRock investe dove gli va ahimè. quel giorno lì. Può essere in America, come può essere in Inghilterra, può essere in Europa, ma non c'è neanche un vincolo per dire investiamo sul mercato domestico. Quindi mancano tante figure, secondo me, e il mercato quotato potrebbe essere, parlando di immobiliare, un bel volano. Quello che dico sempre è: se tu prendi le transazioni real estate in Francia o in Spagna, sono molto superiori a quelle dell'Italia. Che cosa vuol dire? Che dove c'è un mercato quotato, che significa maggior liquidità, anche gli asset transitano con più Certo, è un facilità, circolo. perché tu hai una big società quotata che vende a un'altra big società quotata, la quale poi la tiene a medio-lungo termine, poi lo può rivendere, non ha la fretta perché non è un fondo che ha delle scadenze e quando arrivano alla scadenza sono costretti. Per cui è proprio culturale, secondo me. Quando io ne parlo sembra sempre di essere in conflitto di interessi, cioè perché io sono IDD, ma in realtà quello che ho spiegato recentemente è: guardate che non è un mio tema, è un tema di tutto il mercato immobiliare. Non è possibile che l'Italia overall real estate 2025 ha fatto 12 miliardi contro i 50 della Francia. Ci sarà pure un motivo. Il motivo è che tutto il sistema lavora sull'immobiliare, c'è una maggior È liquidità, ma la Francia va peggio dell'Italia sotto tutti i è un punti di circolo vista. virtuoso contro un circolo vizioso, cioè i fondi pensioni dicono non investiamo perché non c'è liquidità, ma guarda caso non c'è liquidità perché loro non investono. Esatto, esatto. Ma infatti è quello, no? Ma questo guarda in generale, vale per l'azionario, vale anche per l'immobiliare. Ah no, ma sai perché io non investo? Perché avendo una visione a 5 anni, poi la mia way out può essere più complicata. Va Se bene, avessero quindi investito in paghi di IGD più. 2 anni fa, vabbè, Ma non ti nascondo che a parte i clearance, ma anche qualchedun altro, l'ultima volta che l'ho vista ha detto: "Oh, meno male, ci ho creduto". certo. Eh, ma tu cosa fai? Resti? Sì, sì, Certo, resto, certo. resto. Certo, perché la performance passata, non Sì, sì, conta, perché abbiamo detto che lo sconto è ancora molto alto. ancora troppo alto, sì, sì, infatti. Bene, senti, ci approcciamo alla fine della nostra discussione. Dimmi un po' di te, cosa ti motiva? Perché pensi che quello che fai sia importante? Ma allora, dopo 20 anni nella stessa società che l'ho vista crescere, ho avuto grandissime gioie, qualche sofferenza nei momenti difficili, ma sostanzialmente l'amore per questa società, per tanti colleghi con i quali abbiamo condiviso veramente gli ultimi 20 anni. Poi
la società è molto piccola, quindi siamo tutti molto, molto legati. Quindi quello che mi motiva è che vorrei il meglio per questa società e sono convinto che abbia un grande potenziale, cioè dietro questi numeri c'è ancora una crescita importante. Quindi io credo per i miei colleghi, per i miei azionisti in generale, gli stakeholder, che ci sia molto da fare in termini di crescita e questo è quello che mi motiva. Poi l'ho già detto, quindi non faccio nessuna affermazione segreta. Prima o poi anche il GD potrà essere uno strumento di Certo. aggregazione Italia o fuori Italia. Oggi, così come è accaduto in altri settori industriali, bancari, lo stiamo vivendo in queste ore, anche real estate domani dovrà pensare a creare dei veri Voi avete fatto un campioni. investimento in Ecco, Romania. noi abbiamo fatto un investimento in Romania che è in dismissione e alla fine abbiamo guadagnato soldi, adesso però questi soldi, detto abbiamo in Romania, mi sarebbero più utili in Italia. Ma credo che il GD domani possa o crescere ancora a livello domestico o perché no trovare una partnership o un merger con altre società simili che ci sono in Europa. Perché al di là dello sconto, se io prendo Mercialys, faccio un esempio, è nata come è nata IGD, cioè il distributore, nel loro caso era Casinomi, il nostro Coop, ha creato la quotata. Ha fatto centri commerciali, poi Casino pian pianino è uscita. Oggi diciamo che è una public company, ma come volume di asset in proprietà è molto simile a IGD, ha un azionariato un po' più diffuso che non IGD, ma ha uno scontro che è nettamente inferiore a quello di IGD. Ma sono due società completamente complementari. Loro sono concentrati in Francia, noi in Italia, ma il modello di business è identico. Siamo entrambi quotati, beh, dico domani tra avere 2 miliardi noi, 2 voi, fare un campione da 4 miliardi di asset in proprietà, uno sconto il migliore dei due. A quel punto i mercati ti apprezzano, potresti anche fare emissioni a prezzi più bassi e quant'altro, beh, lì avresti una crescita. Quindi Certo, io penso e che immagino domani, sia una discussione già avviata, sì, non è avviata, ma almeno i io l'ho detto anche nei vari roadshow, cioè per me il futuro, non oggi, perché è chiaro che io oggi, scontato ancora al 50%, 55%, un merger è impossibile perché chiaramente non lo posso fare agli attuali valori. E se anche il mio partner dice ti do un premio, then è sempre troppo basso. Quindi quello che m'han detto i miei azionisti è: "Continua così, cerchiamo di salire ancora a livelli più accettabili e poi troviamo delle sinergie, ovviamente non guardando solo all'Italia, ma guardando all'Europa in certo, senso lato". che è un Questo discorso è lungimirante e saggio, al contrario di quello che molto spesso avviene in Italia, dove essere piccoli e locali diventa un po' lo sport nazionale, che No, ma infatti io vedo i miei, cioè prendo Clépierre, chiaro che parliamo di un campione perché ha quasi 30 miliardi di asset in proprietà, cioè quindi è enorme. Però banalmente a livello di leasing sono molto efficienti, cioè tanto le insegne oramai sono internazionali. Quindi avere un pacchetto per dire ti do Parigi e Milano o o Lille e Roma. Caspita, sai che forza che hai. Pensa solo a tutti i LED wall che noi mettiamo per i media.
sono fonti di ricavo pazzeschi, ma se tu hai un network che hai 1000 network in giro per l'Europa è diverso che se tu ne hai 100 in Italia. Quindi io credo che il mercato si debba, cioè le compagnie si debbano in qualche modo mettere Aggregare. assieme. Il segreto nostro che io sto portando avanti in IGD da pazzi è ferma restando l'attenzione al territorio nel quale operi. E lo dice uno che ha fatto 10 anni in Carrefour, mi ricordo bene che mi dicevano questo layout va benissimo a Shanghai, lo facciamo anche a Cosenza. Io dicevo ragazzi, secondo me non è proprio così e l'ipercentralizzazione è stata un po' una debacle. Quindi dobbiamo essere grandi, sfruttare le sinergie dell'essere grandi senza mai perdere di vista il nostro territorio di riferimento. In un centro commerciale va sempre quella gente lì, Certo, quindi non è che uno di Milano va a far la spesa a Palermo. Abbiamo quelli di Palermo e ogni tanto d'estate un po' di turisti, ma il bacino primario è fatto dai residenti, ai quali devi sempre offrire il top di servizio, cambiare frequentemente le merceologie, cambiare la tipologia di servizio della ristorazione e saper dialogare e dialogare col tuo bacino d'utente è fondamentale. Quindi la mia strategia è chiara, sinergie di massa e grande attenzione al territorio nel quale glocal, operiamo. come si dice. Esatto, ma molto Certo. stressato. Roberto, grazie. È stata una, Grazie, grazie a una te conversazione e poi molto, molto ci... interessante e si vede la tua passione, il tuo focus su questo mestiere Sono. che spiega anche i risultati societari da quando sei arrivato. Grazie ancora Bene, e grazie mille, alla alla prossima. prossima. Grazie.